Benvenuti nel mio canale, siamo di nuovo con voi per le notizie da tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere informato di tali più velocemente, non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Ciao a tutti, nella puntata di oggi, un membro del Comitato Scientifico Mondiale di UVAM, lo psicologo dottore, siamo insieme a Gizem Surenkok. Ciao, sì, oggi parleremo un po' della psicologia dell'evento. Ad esempio, quando si verifica un disastro naturale, come dovremmo rivolgerci a qualcuno nell'area del disastro? Quello che chiamiamo pronto soccorso psicologico, in altre parole, il supporto che puoi fornire subito dopo disastri naturali o situazioni traumatiche non deve essere fatto dagli psicologi. A proposito, tutti possono impararlo e applicarlo, quindi penso che sarebbe bello per sapere questo. Il terzo è connect first. Capisci una situazione? Seguila. Ad esempio, dopo una situazione traumatica, le persone potrebbero non essere sempre consapevoli di ciò che stanno facendo perché sono in uno stato di shock. Ad esempio, potrebbero trovarsi accanto a un edificio che sta per crollare o a una situazione che potrebbe essere pericolosa per loro in quel momento. Potrebbero rifiutarsi di lasciare l'area. Naturalmente, queste reazioni sono molto naturali e scioccanti, ma dobbiamo essere in grado di attirarli in un'area sicura in modo che possiamo farli sentire al sicuro prima. In secondo luogo, per ascoltarli, per farli sedere dove possono stabilire un contatto visivo con noi se possibile, e se possibile non guarderà direttamente l'ambiente che farà si sentono male naturalmente. Potrebbe non essere sempre possibile dopo averli posizionati in modo tale che non guardino direttamente, ovviamente, ma dobbiamo fornire un ambiente in cui possano dirci cosa stanno attraversando, con un atteggiamento empatico che ci fa sentire come se fossi qui. Le cose che diremo sono qui, sei al sicuro con me, stai bene in questo momento, quindi dobbiamo fare spazio ai suoi sentimenti. Questo è fondamentalmente ciò che chiamiamo pronto soccorso psicologico. Ad esempio, ora in questa situazione, siamo stati in grado di testimoniare questo dall'esterno. Ovviamente cerchiamo di sostenerlo in qualche modo, ma siamo involontariamente colpiti. Penso che stiano parlando di coloro che hanno vissuto il secondo trauma. Ma come possiamo sostenerlo in questa situazione? In realtà le nostre reazioni al trauma sono tutte diverse. Innanzitutto iniziamo col dire che questo è normalissimo. Alcuni di noi non riescono proprio ad alzarsi dal letto. Alcuni di noi vogliono continuare la loro routine e in questo senso abbiamo bisogno rispettarsi l'un l'altro. Il sentimento comune in questo momento dopo questo disastro è la rabbia. Questa è in realtà la nostra reazione reciproca. La nostra reazione agli atteggiamenti reciproci è un po' correlata alla rabbia che non possiamo trasformare, quindi naturalmente ci sentiamo intensamente negativi emozioni dopo questo disastro e stiamo cercando un'area per rimuoverlo. Abbiamo vissuto questo evento indipendentemente dal bianco e nero. Stiamo cercando di imparare cosa possiamo imparare da questo evento. Stiamo cercando di recuperare il ritardo perché tutti abbiamo bisogno di sentirci al sicuro e le routine sono ciò che ci tiene al sicuro. Ecco perché normalizzare non significa tornare a come ci sentivamo il giorno prima del terremoto. Normalizzare non significa che ho avuto quello che avrei avuto, però ora torno alla mia routine quotidiana. Ma so cosa devo fare d'ora in poi, penso che sarà la normalizzazione. Ecco perché dobbiamo rispettarci l'un l'altro in questo senso. Bene, c'è una verità. Le persone devono lavorare. Quindi questo è un evento sulla via della normalizzazione, ma come si può raggiungere quella dinamica? Penso che dovrebbe essere il primo passo non aspettarsi prestazioni complete da nessuno qui. Con tale dolore, tutti in realtà influenziamo i nostri processi cognitivi. Stiamo andando direttamente così e, per questo motivo, dovremmo aspettarci che i dipendenti continuino un po' più lentamente, con prestazioni al di sotto delle prestazioni che ottengono normalmente. E penso che dovremmo dare spazio a questo punto, ma qui abbiamo anche una relazione con i nostri colleghi o manager, all'interno del concetto che chiamiamo supporto sociale. Quindi, se non ci forniremo supporto sociale l'un l'altro, questo è un grosso problema. Perché in realtà trascorriamo la maggior parte della nostra vita nell'ambiente di lavoro, e è molto prezioso essere in grado di fornire questo.
Ecco perché penso che il luogo in cui questa rabbia e ansia vadano dovrebbe essere parte di qualcosa. Aiutare. Agire. Bene, infine, vorrei chiedere questo. Penso che questo sia un argomento molto importante. Gli animali. Voglio entrare nell'argomento degli animali. Voglio dire, abbiamo già visto le cose incredibili che i cani hanno fatto in questo processo di salvataggio. Cioè hanno salvato molte vite. In altre parole, anche questi animali sono traumatizzati nelle aree disastrate. Vediamo quegli animali ora. Molti animali vengono salvati e molte persone vogliono adottare questi animali. Ad esempio, come dovrebbero essere avvicinati a questi animali? Ci sono associazioni e ONG che si occupano di queste cose, ovviamente, ma penso che una delle prime cose che possiamo fare sia prendere un animale colpito individualmente in stato di shock e spostarlo in un'area sicura in modo che possa stare lì con calma. Potrebbero non essere in grado di stabilire subito quella comunicazione con gli altri nostri animali, o potrebbero inizialmente essere spaventati dal nostro approccio a loro perché anche loro hanno subito un grande trauma, dando loro tempo anche lì, facendoli sentire al sicuro. Come possiamo fornirlo per l'animale? Grazie mille, ti ringrazio molto. Era così nelle nostre notizie. Se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ciao e ci vediamo al prossimo video.